Oggi in questa recensione andremo a analizzare e a testare una delle powerbank più comprate su Amazon. Ha una capacità di 25 mAh, 3 slot nel posteriore, 2 di tipo C e 1 di tipo A e solo 2 ore per ricaricarla completamente. Di che modello stiamo parlando? Dell'ultimissima Cooktech P23. È alta come una lattina di Coca-Cola con una base di 5,5 cm e un'altezza di 15,9 e per quanto riguarda la potenza dei singoli slot abbiamo il tipo C azzurro con una potenza massima di 140 W, quello bianco con una potenza di 60 W e lo slot di tipo A con una potenza massima di 30 W. E prima di partire vi ricordo che se siete interessati a questa bellissima powerbank vi ho lasciato il link diretto dell'offerta per acquistarla direttamente su Amazon sul primo commento e nella descrizione di questo video. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione. Ovviamente la nostra super batteria da 25 mAh che dopo andremo a testare con un sacco di dispositivi. All'interno c'è anche questo vano, hanno inserito un'utilissima bustina in tessuto protettiva dove potete tenere protetta la vostra super powerbank. Non possono mancare le istruzioni e infine il cavo di ricarica doppio di tipo C. Ricapitolando, questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione. E ora siete pronti? Andiamo a accendere il powerbank. Vi basterà schiacciare questo tastino. Il display si è illuminato, c'è anche questa doppia striscia LED che si illuminerà quando caricherete un dispositivo oppure caricherete direttamente il powerbank. Nel display troviamo le informazioni principali, in alto a destra troviamo la marca, in alto a sinistra su questo numero è la percentuale di ricarica della powerbank, attualmente l'ho appena ricaricata è al 100%, sotto troviamo i tre slot tipo C1, tipo C2 e USB di tipo A. Schiacciando di nuovo il tastino passerete al secondo display in cui troverete le informazioni di ricarica. In questo grafico arancione troverete la potenza watt con cui ricaricherete questa P23, invece nel grafico azzurro troverete i watt totali che il powerbank sta producendo per ricaricare tutti i dispositivi che sono collegati. E cliccando nuovamente arriverete all'ultima schermata in cui se tenete premuto il tastino per 2 secondi attivate o disattivate la modalità schermo sempre illuminato. Ho preparato un po' di dispositivi per il test, abbiamo un controller per la Nintendo Switch, l'intera Switch, degli auricolari, degli occhiali intelligenti e 3 alimentatori di wattaggio diverso. Vediamo se li riconoscerà e se tutti i dispositivi verranno ricaricati correttamente. Partiamo dagli auricolari che hanno una porta di tipo C, andiamo a collegare la porta di tipo A all'interno della powerbank. L'altra estremità sugli auricolari, guardate come si è attivato e nella parte qui a sinistra che vedete in azzurro, come vi dicevo prima, c'è il grafico della ricarica. Da tutte le informazioni, come vedete 0,8 watt di ricarica, 0,2 ampere e 5,2 volt. E dopo gli auricolari andiamo a provare la ricarica anche su uno smartphone. Ho già attaccato il connettore, guardate come sta già iniziando a ricaricare. Andiamo a vedere un po' di dati vicino alla telecamera, 14,8 watt circa 15, 1,7 ampere e 8,7 volt. E ora lo mettiamo sotto stress perché in contemporanea andiamo anche a ricaricare il joystick della Switch. Come vedete dai LED si sta iniziando a ricaricare, ma siccome voi siete un pubblico molto esigente andiamo a occupare anche il terzo slot, così praticamente è full charge con gli ultimi occhialini smart, questi della Doji. Come vedete da questo LED rosso si sta ricaricando, andiamo a vedere il grafico, 30 watt il cellulare che adesso è partito in super ricarica, 3,1 ampere e 9,5 volt. Il joystick della Switch come vedete si è già ricaricato al massimo, infatti è sparita il LED di ricarica e invece gli occhialini si stanno caricando a 0,8 watt, 0,2 ampere e 5,2 volt. E visto che ci siamo andiamo a provare anche a ricaricare la Switch, colleghiamo il connettore e andiamo a vedere con quanti watt si sta caricando. Ecco qua i dati nella zona centrale, si sta caricando tra i 5 e gli 8 watt, 0,3 ampere e 15,2 volt. Altra informazione molto interessante che trovate in bianco di fianco alla percentuale di ricarica della batteria è il tempo totale di ricarica. In questo caso vi dice che impiegherà a caricare tutti i dispositivi 2 ore e 17 minuti. Ma non solo, perché questo dato di tempo vi verrà fornito anche quando ricaricherete questa powerbank, indicandovi quanti minuti o quante ore serviranno per ricaricarla completamente. La sua velocità di ricarica dipende dalla potenza del trasformatore, ma se avete un trasformatore da 110 watt ricaricherete questa batteria portatile da 25 mAh in sole 2 ore. E ora che abbiamo provato a caricare altri dispositivi andiamo a caricare anche la nostra powerbank. Ho già portato qua 3 trasformatori, quello da 15 watt, da 30 watt e infine quello da 45 watt. Sembrano poi 3 porcellini, quello di fieno, quello di legno e quello di mattone. Partiamo da quello da 15 watt e come dicevo prima in alto a destra troverete il tempo di ricarica totale. In questo caso con questo trasformatore impiegherà 1 ora e 2 minuti. Adesso invece andiamo a provare quello da 30 watt e vediamo dal grafico quanto tempo viene dichiarato di ricarica. Guardate come si è abbassato, in questo caso sta andando a 26 circa 30 watt e per ricaricare completamente
da un'ora, come diceva il dispositivo precedente, in questo caso impieghiamo solamente 34 minuti. E adesso facciamo anche l'ultimo test con il trasformatore da 45 watt. Guardate com'è ancora più rapido, in questo caso per ricaricarsi completamente ci vorranno solamente 26 minuti. E ultimo ma non per importanza, vi informo che questa bellissima batteria portatile ha anche la doppia funzione di carica e ricarica in contemporanea, ossia la potete ricaricare e in contemporanea usare un altro dei due slot per ricaricare un altro dispositivo. Per cui se siete al mare e avete preso solo un trasformatore perché magari il vostro compagno o la compagna se l'è dimenticato, potete attaccare la powerbank al trasformatore, collegarlo alla stanza dell'albergo e utilizzarla direttamente come multipresa. Con un solo trasformatore potrete ricaricare fino a 2 dispositivi, sia col tipo A che col tipo C. E nel mentre che si ricarica andiamo a caricare il nostro smartphone. Come vedete nella parte superiore in arancione ci sono i watt di ricarica che sono circa 26-30 e nella parte azzurra inferiore ci sono i watt di ricarica del cellulare, in questo caso circa 10. E per finire in bellezza vi informo anche, per chi ha paura di utilizzare troppo spesso la ricarica rapida per non rovinare i propri smartphone o i propri dispositivi, con questa powerbank non avrete più questo problema, perché se schiaccerete 2 volte il tastino si attiverà la ricarica lenta, aumentando la durata e proteggendo la batteria del dispositivo che state ricaricando. E ultimo ma non per importanza, come vedete da questa sigla laterale, lo potete portare tranquillamente nel vostro bagaglio anche se prendete l'aereo, per cui veramente tanta roba. E come vi dicevo durante l'introduzione, ha tantissime recensioni positive, più di 200 superiori a 4 stelle. Per quanto riguarda il prezzo, viene venduta a 109 euro, ma attualmente è attivo un coupon sconto del 10%, per cui se lo attiverete la potrete acquistare a meno di 100 euro. Se vi è piaciuta questa recensione e volete essere sempre aggiornati sui nuovi prodotti di tecnologia, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. E prima di salutarvi vi ricordo 2 cose: la prima, che se siete interessati troverete il link diretto per acquistarla nel primo commento e nella descrizione, e la seconda super news è che sarà presente alla fiera dell'elettronica IFA 2024, per cui se qualcuno di voi è appassionato di tecnologia sarà presente a questo evento, mi raccomando scrivetelo tra i commenti così magari ci si becca durante la fiera. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima recensione. Ciao!